Quanti di voi aspettano trepidanti l'arrivo dei nuovi videogiochi di Warhammer 40.000? Noi fan siamo davvero tanti in tutto il mondo ad osservare con un po' di frustrazione un rinvio dietro l'altro di tutti i titoli annunciati. Sono convinto però che nell'industria dei videogiochi un rinvio sia un segno salutare. Dovremmo rimanere ottimisti ed abbracciare con positività la trasparenza e l'apertura di queste case di sviluppo, che sono molto consapevoli della portata che il franchise di Warhammer ha nel mondo dei videogiochi e non solo. Ben ritrovati, io sono Tiranno Matto in un nuovo episodio della rubrica Parliamo di, e oggi parliamo del mio franchise preferito. E c'è di bello che la Gamescom è davvero dietro l'angolo, quindi ci aspettiamo magari un sacco di gameplay, come ha già annunciato Total War. Che l'imperatore protegga e ci fornisca gli strumenti per sopravvivere a questa logorante attesa che dovrà durare ancora mesi, se non anni. Lo so, molti di voi stanno già pensando, ma come anni? Dawn of War alla fine è stato rinviato da settembre a dicembre. La closed beta di Total War Warhammer 40.000 è dietro l'angolo. Certo, queste informazioni sono corrette, ma non confermate e ci potrebbero essere ulteriori rinvii, specie perché sia King Art Games sia Creative Assembly hanno molto le mani in pasta e hanno paura di fare un day one rovinoso. Hanno già bruciato l'occasione di lanciare i loro giochi più o meno in concomitanza con l'11ª edizione del gioco da tavolo di Warhammer 40.000. Nonostante gli eventi di entrambi i titoli andranno a riprendere proprio la lore più moderna e che cavalca il grande successo di Space Marine 2 con Titus. E ho fatto solo alcuni esempi, grattando la punta dell'iceberg di una questione veramente molto complessa. Dunque, facciamo un'analisi e una bella riflessione di gruppo. Infatti non siate timidi, lasciate qui sotto un bel commento con le vostre opinioni. Come al solito, nel rispetto del vostro tempo, dritto al sodo. Sono convinto che nel mondo dei videogiochi esista una regola d'oro non scritta, un dogma se vogliamo. Un gioco rinviato ha la possibilità di diventare molto meglio di un gioco tirato via, pur di fare felici gli shareholders che vogliono vedere un titolo rilasciato e fatturante. Perché a volte tale fatturazione con il pubblico non viene adempiuta, soprattutto se la qualità è inferiore alle aspettative. Rischiare di perdere il sostegno della community e l'amore dei fan per l'anticipo di qualche mese è un incubo che di solito gli sviluppatori cercano di evitare. E non è nemmeno l'unico incubo, perché in realtà uno strategico, soprattutto quando mette insieme gli elementi 4X, gli elementi RTS, rischia di diventare gigantesco, con tantissimi elementi e tantissimi calcoli dietro le quinte. Quindi questo muro tecnico che noi non percepiamo granché se non andiamo ad approfondire le meccaniche del gioco, in realtà è una cruciale preoccupazione dei programmatori e dei tester. Tant'è che vengono preventivati mesi di hotfix, aggiornamenti e una continua cura che prenderà molti anni, specie per titoli che vogliono andare a rappresentare la vastità di Warhammer 40.000. Come ho detto più di una volta, non sono mucche da mungere, ma addirittura dei sacri graal dell'ambrosia videoludica. Quindi che si tratti di Total War, che porterà con tantissimi DLC tutte le fazioni, o che si tratti di Dawn of War 4, che probabilmente farà la stessa cosa, ma più impostato verso l'RTS con un bilanciamento differente, possiamo stare sicuri che avremo anni di contenuti di fronte a noi, ma non contenuti che saranno polished, perfezionati, ripuliti, presentabili, quasi perfetti, perché attenzione, sono convinto che la perfezione sia solo un'ambizione umana, non una realizzazione effettiva, e tanto si applica anche alla ricerca dell'oggettività, non solo della perfezione, ma evito di approfondire perché ne ho già parlato nella mia prima recensione qui sul canale. Prima di proseguire, se siete ancora con me perché non vi ho già annoiati, io vorrei fare un piccolo annuncio. Di recente abbiamo aperto il Discord Community Adesso Smatto Io. Sì, lo so, titolo molto memetico, comunque era il Discord degli abbonati. Abbiamo molte idee per eventi e sorprese, quindi se vi va cliccate
cliccate sul link qui sotto ed unitevi a noi. Anche perché sarà un periodo davvero affollato con novità, dal giga DLC Lords of the End Times per Warhammer 3 fino a tantissimi altri titoli che verranno annunciati alla Gamescom o che stanno per uscire. Torniamo infatti al fulcro della questione parlando di Warhammer 40.000 e di questi due strategici che sono in arrivo chissà quando. In entrambi i casi si parla di nuovi esponenti dell'inizio di nuovi franchise. King Art Games non va a riprendere il motore di Relic dei vecchi Dawn of War, esattamente come Total War Warhammer 40.000 non intende continuare con il vecchio motore di gioco dei Total War, ma sta investendo su Warcore, che non solo a livello di script ma di sostentamento strutturale andrà a rivisitare completamente il funzionamento anche della fisica e il caricamento delle grafiche, che puntano ad essere ovviamente superiori a quelle passate. Certo, non aspettatevi dei capolavori tecnici del calibro di esperienze di gioco di ruolo narrativo a mondo aperto come un GTA 6 o un The Witcher 4, ma sicuramente la grafica di Dawn of War 4 e di Total War Warhammer 40.000 cercherà di andare parimenti allo standard dell'industria videoludica, cercando di ottimizzare anche per vecchi sistemi ma puntando a quelli correnti e della generazione a venire. Entrambi i videogiochi ambientati nel tetro ed oscuro futuro hanno già fatto tante promesse sulla scala e la quantità di fisica, l'importanza delle animazioni, delle uccisioni sincronizzate, della quantità di proiettili, e tutto ciò proprio per favorire l'immersione e l'immedesimazione in questo universo di guerra totale. Potrebbe essere una nuova alba per il genere RTS, e quindi torniamo al discorso di prima: un ritardo non è assolutamente il male, anzi. Però al contempo fermi non significa che ritardare l'uscita di un videogioco garantisca la qualità. Bisogna limitare l'hype e ragionare. Mi preme molto di più fare un avvertimento che fare advertising a gratis, nonostante la mia collaborazione nei programma partner. Prima di tutto sono un gamer come voi, oltre che un fan, quindi voglio veramente che questi giochi abbiano successo, sì, ma non a discapito della qualità. Ragione per cui montarsi addosso una grande scimmia, avere un grande hype per questi titoli quando viene mostrato ancora poco, lo trovo un favore verso le aziende e un disservizio alla nostra intelligenza e ai nostri portafogli. Non dimentichiamoci che tantissimi giochi hanno avuto dei lanci pessimi, per quanto fossero rivoluzionari. Cyberpunk è l'esempio che viene più in mente nella community mainstream dei videogiocatori, ma anche Total War Warhammer 3 in realtà ha avuto un lancio molto arrugginito. E tornando sempre indietro nel tempo e sempre con Dawn of War, il terzo capitolo è stata una debacle, una sconfitta totale da ogni punto di vista, perché il game design non era quello che la community si aspettava. Quindi essere cauti, non preordinare, ma seguire tutti gli aggiornamenti credo che sia la cosa migliore da fare, specie come comunità di giocatori italiani, perché dovete sapere che Steam va a registrare le nostre liste dei desideri e le geolocalizza a seconda di quale è la nostra nazionalità. Se vogliamo vedere i nostri titoli ancora localizzati con le aziende che si comportano in maniera corretta, è molto importante mettere nella lista dei desideri, ma non preordinare. Appunto, dare fiducia cieca a un'industria videoludica che mette sempre i profitti di fronte ai giocatori e all'arte stessa ormai non è più cosa. Non dovremmo disperare se bisogna aspettare ancora mesi, se non anni, per giocare a Total War Warhammer 40.000 e Dawn of War 4. Meglio la trasparenza e chiarezza di chi magari vuole fare un accesso anticipato o una beta, piuttosto che spacciare un gioco non finito come completo al day one, vero Paradox? O almeno questi sono i miei 2 centesimi sull'argomento. E voi cosa ne pensate? Lasciatemi un commento qui sotto e grazie ancora per avermi ascoltato e aver cliccato sul teschio del tiranno. Anche oggi non posso che dirvi questo è quanto, Tirannomatto out e alla prossima!